Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto molto bene. Questa sera sono in compagnia di questa confezione che probabilmente qualcuno di voi avrà già visto in qualche live, ma per chi non le seguisse potrebbe essere una confezione ancora un po' sconosciuta, ed è un regalo che mi è stato fatto da uno di voi, dal carinissimo Giuseppe Giampà, che ringrazio ancora tantissimo, e contiene, oltre a fantastici crinkle sound, anche tantissimi pennelli, tra cui lui, il mio preferito per ora, super pennelloso, super pennelloso, super pennelloso. E allora mi sono detto, perché non approfittare di questa occasione per fare un video totalmente, totalmente dedicato al brushing, con ovviamente un po' di chiacchiere. Sapete che non sono la persona giusta per fare video senza chiacchiere, e quindi eccoci qui con questo super pennello, ma dato che ne abbiamo veramente tantissimi, io vorrei iniziare facendo un mix, magari con lui. Mi piace un sacco poiché questi pennelli, che sono tra le altre cose della AMK Go, io lo pronuncio così, poi magari avrà un'altra pronuncia, chi lo sa. Mi piace un sacco che abbiano questa piccola retina. Chissà se fa anche un suono, proviamo a rimetterla e poi toglierla vicino al microfono. No, poca roba. Sono di un morbido, ragazzi, che voi non avete proprio idea, e vorrei provare a fare un po' di alternanza, non scuola lavoro, ma brushing sulle vostre orecchie. Tra le altre cose, se ancora non indossate le cuffie, io vi consiglio di farlo, perché l'audio di questo video è binaurale, ovvero lo potete sentire in modo netto su un orecchio e sull'altro, e quindi l'esperienza potrebbe essere ancora più rilassante e piacevole. Ma sapete cosa? Quasi quasi io questi pennelli li tiro fuori tutti e li testiamo un po' alla volta, perché sono molto soddisfacenti. Allora andiamo a prendere lui, anche lui super morbido, sentite. Ma che dobbiamo dire di questi pennelli, raga? Fantastici. E poi prendiamo
Instagram, mi è stata data un'idea molto carina, ovvero quella di farvi un tutorial di make-up, visto che veramente ci sono pennelli, penso, per fare qualsiasi tipologia di trucco ipotizzo, no? Ora, dove sta la cosa potenzialmente divertente? Sta nel fatto che ovviamente io non capisco assolutamente nulla di make-up e quindi secondo me potrebbe diventare potenzialmente un video mix tra molto cringe e molto divertente, un po' come era capitato con un video in collaborazione con Ivernal ASMR, che se mi ricordo vi metto qui su, solo anche se lo trovo ancora, ma penso di sì, dove Alice si era truccata e io avevo fatto il suo voice over spiegazione, ovviamente non avendo la più pallida idea di cosa stesse facendo, e quindi era stato molto carino, molto carino. Potrebbe essere un seguito. Questo potrebbe fare coppia con questo. Che dite? Secondo me sì, raga, potrebbero essere della stessa famiglia. Sì, anche se uno... no, direi che sono proprio uguali. Allora l'ideale per questo. Mi spolvero le orecchie. Prima questo, da questa parte, poi un po' questo. Qui vedrete e percepirete il fatto che io non sono mancino e ho scarsa mobilità e manualità con la mano sinistra. E come vedete di qua, quando dovessi fare gli stessi movimenti con la sinistra mi sento molto più impacciato, ma devo dire che facendoli assieme risulta più semplice. Comunque secondo me questo risulta più morbido di questo. Facciamo un test. Secondo me sì. Comunque una cosa che credo di avervi già raccontato, penso, sono abbastanza sicuro, è il fatto che prima o poi mi piacerebbe imparare a prendere maggior controllo della mia mano sinistra, perché non si può mai sapere, no? Cioè secondo me può tornare sempre comodo saper scrivere con entrambe le mani. Non lo so, metti che un giorno devi firmare un documento importantissimo e ti viene un crampo cosmico alla mano destra. Come fai? Magari ecco, è l'occasione di una vita, ti dicono: guardi signor Luca SMR, se lei firma questo documento importantissimo ora, le faremo un bonifico istantaneo da 10 miliardi di euro. Cose che capitano tutti i giorni, naturalmente, no? E proprio in quel momento viene un crampo folle alla mano destra e tu non sei in grado di firmare, ma loro ti dicono: signor Luca SMR, per poterle fare il bonifico noi abbiamo necessità di una firma estremamente leggibile, estremamente riconoscibile. Quindi la firma che lei sta facendo con la mano, con il crampo, purtroppo non va bene, vede? Non assomiglia alle sue solite firme. E allora tu li freghi, perché loro già pensano: bene, 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 abbiamo
risparmiato ben 10 miliardi perché il signor Luca SMR non è in grado di fare una firma. E allora tu tiri fuori dal taschino la tua mano sinistra e dici: ma io posso firmare con questa mano, allora qual è il problema? Qual è il problema? E loro... e tu ti ritrovi con questa cifra cosmica sul conto in banca. Quanto è bello sognare. Già. Quindi prima o poi inizierò magari a esercitarmi. Penso che esistano, magari devo guardare su Amazon, potrebbero esistere dei libri, banalmente non necessariamente per impara a usare l'altra mano, ma sapete quei libri per esercitarsi con la grafia, no? O anche magari libri barra quaderni eserciziari, ecco, più che libri eserciziari, proprio magari per i bimbi che iniziano le elementari, magari, no? Che hanno le lettere, i numeri evidenziati in qualche modo, non evidenziati ma già tratteggiati, diciamo così. Penso che abbiate capito cosa intendo, anche se non riesco a esprimermi. E tu puoi metterti lì con la tua matitina e cercare di migliorare il tuo tratto. Ecco, una cosa che devo dire non mi ha mai fatto particolare impazzire è il brushing sul microfono con i pennelli piccolini, mentre scusate forse avrete visto qualche taglio, ma è passata una moto, credo, una macchina un po' portentosa. Non mi danno molta soddisfazione perché nonostante il suono poi effettivamente ci sia, non lo so, secondo me il suono che fanno non combacia con il loro aspetto e quindi non mi trovo. Questi sono molto sottili, guardate che roba, molto sottili. Andrebbero bene magari per fare, non lo so, dei trucchi sugli occhi magari, o non lo so, non penso che si faccia un trucco labbra, un trucco barba. Un trucco barba, ecco, magari se hai la barba un po' a spot, la metti giù nel trucco, in uno dei trucchi, qualcuno esperto mi dica quale trucco potrebbe essere, e poi ti fai le lineette da una parte, ti fai le lineette dall'altra, magari anche per le sopracciglia, magari chi le ha poco folte, ecco. Non è il mio problema perché, raga, io adesso me ne lamento, magari fra 5 anni mi lamenterò del contrario, ma ho delle sopracciglia che veramente, raga, too much. Mi trovo a doverle gestire più spesso di quanto non vorrei perché, a parte che sì, sono tanto folte e va bene, meglio folte che avere una linea sottile sottile, ma io credo che a un certo punto il pelo del sopracciglio dovrebbe anche tipo cascare, no? E lasciare spazio agli altri. Invece no, io mi ritrovo con dei peli delle sopracciglia, non lo so, non dico lunghi come i capelli, ma dici, mamma mia. E quindi, non lo so, cioè io non ho grandi esperienze con le sopracciglia altrui, sono così solo le mie, sono così anche le vostre, non lo so. Stessa cosa per le ciglia. Io ho delle ciglia lunghissime, raga, cioè... Adesso vi racconto una roba che vi farà ridere, forse. È il fatto che io mi ritrovo a dover pulire spessissimo le lenti degli occhiali perché ho le ciglia che strisciano quando sbatto gli occhi, chiaramente, quando sbatto le palpebre più che gli occhi, passano sulla lente e quindi la insozzano, perché poi vuoi o non vuoi comunque c'è un po' di umidità dell'occhio, delle lacrime dell'occhio, queste cose qui,
occhiali con queste strisciate di, di ciglia. Ogni tanto mi viene voglia di fare un zac, zac, zac. Poi mi dico: Luca, non fare cretinate che vuoi ancora darti una forbiciata nell'occhio, ci manca solo quello. Però è una noia, raga, è una noia, anche perché non è che uno possa pulirsi le lenti degli occhiali proprio ogni momento, tutti i momenti, no? Magari ci sono quelle situazioni in cui non riesci, tipo che ne so, stai guidando, no? Ci sta se magari stai andando a fare la spesa, è questione di 3 minuti e va bene. Se stai facendo un viaggio un po' lungo, cioè devi fermarti nella piazzuola di sosta. Parto dal presupposto che se faccio un viaggio lungo sono in autostrada, vabbè. Metterti a pulire gli occhiali perché poi è fastidioso. Chi non ha gli occhiali non può capire questa sensazione. Chi li ha sicuramente sa di cosa parlo. E poi anche lì non so voi, ma quando io ho la lente magari anche solo leggermente sporca e mi accorgo di questo fatto, no raga, devo pulirla subito perché altrimenti inizio a sentirmi nelle braccia questo fastidio che dici, sapete quando siete lì che state friggendo per qualcosa? Ecco, stessa cosa, stessa cosa. E vabbè, la mattanza, la mattanza. Nel mentre è passata un'altra macchina. Tra le altre cose, stavo ragionando prima, poi ho fatto questo switch di discorso prima del tempo, quando si parlava del fatto di imparare a scrivere, no? Con l'altra mano. Ho letto qualche settimana fa, quando ci sono state le elezioni per eleggere il nuovo presidente americano, altra macchina, dicevo, ho visto questo articolo dove dicevano che molte persone della generazione Z che votavano quest'anno per la prima volta per una questione di anagrafica, chiaramente, avevano avuto difficoltà nel fare la loro votazione per corrispondenza. Sapete che in America si può votare anche per corrispondenza, no? Se siete fuori dallo stato, se siete lontani dal vostro seggio elettorale, potete votare per posta. Io onestamente sono poco informato a riguardo, non so bene come funzioni, però a quanto pare in queste casistiche tu hai la tua scheda e devi spedirla in qualche modo e devi firmarla. Nulla di strano dal mio punto di vista in questa cosa, ma da quello che leggevo in questo articolo, che potrei anche aver frainteso perché insomma l'ho visto così ai tempi, scorrendo molto velocemente mentre cercavo di capire chi stesse avendo la meglio nell'elezione, in pratica sembra che la firma che tu devi mettere sulla tua scheda di voto, ecco, sulla scheda elettorale, per essere valida debba essere una firma fatta in corsivo, e parrebbe che in America la scrittura in corsivo abbia smesso di essere stata insegnata tipo nel 2005-2006, giù di lì, non lo so. Ho letto una data ma non mi ricordo quale fosse. Comunque, insomma, una data che ha fatto sì che molti della generazione Z non sapessero firmare in corsivo. E l'ho trovata una roba abbastanza nonsense. In primis perché, non so voi, ma io ho sempre dato per scontato che una firma ognuno potesse farla un po' come riteneva più opportuno, no? Io per esempio non so scrivere in corsivo, cioè, mi spiego, mi hanno insegnato a scrivere in corsivo, credo che in Italia insegnino ancora a scrivere in corsivo, qui chi va a scuola, chi è andato a scuola in anni più recenti dei miei, mi faccia sapere.
spoiler, io ho finito le elementari nel 2002, mi pare. Sì, sì, perché ho iniziato le medie nel 2002, quindi sì, l'ultimo anno l'ho fatto 2001-2002, di elementari dico. E quindi mi hanno insegnato a scrivere in corsivo, ma io non lo uso perché non mi ci trovo, non mi ci trovo. Scrivevo in modo molto disordinato, tant'è che la mia insegnante alle elementari, arrivato forse in quarta elementare, ha preteso che io scrivessi in stampatello minuscolo, perché dice così capisco quello che scrivi, perché altrimenti è un disastro, cioè non... Raga, obiettivamente non lo so, secondo me il corsivo è uno di quegli stili di scrittura che vanno bene se sei una persona molto ordinata e soprattutto se hai tempo di scrivere con calma, no? Allora ti scrivo anche tutto. Se mi stai facendo un dettato e magari io non ho questa manualità eccelsa, diventa effettivamente la scrittura dei dottori. Ecco, diciamo che avrei di mio la possibilità di fare il medico perché avrei già la tipologia di scrittura. Quindi comunque ecco, adesso dovessero dirmi Luca, firma in corsivo, con un po' di calma e con un po' di pensiero, saprei probabilmente andare a fare una firma che però, in tutta onestà, non definirei neanche firma, perché sarebbe una scrittura del mio nome e cognome in corsivo, ma che non mi identificherebbe, no? Perché poi ognuno ha una scrittura molto personale, secondo me. E quella, raga, sarebbe proprio una scrittura scolastica, cioè della serie fammi mettere una X e siamo più o meno allo stesso livello. E io pensavo che questo fatto, io banalmente, raga, quando devo firmare dei documenti, firmo in stampatello minuscolo, cioè firmo come scrivo normalmente, no? Pensavo che questa cosa fosse così ovunque, insomma, quindi a parte che non sapevo che in America dovessero firmare la scheda elettorale così, ci può stare effettivamente, se non dici chi te l'ha votata non si sa. Però cioè, sono quelle cose a cui io personalmente non è che passo le nottate a pensare chissà come controllano i voti in America. Se ci ragioni dici, beh sì, effettivamente ha senso che tu possa mettere un voto. Immagino che anche gli italiani all'estero dovranno firmare il loro voto quando votano. Ipotizzo, tornando al focus della questione, mi aspettavo insomma che tutti quanti potessero votare scrivendo la loro firma un po' come più era opportuno, e invece evidentemente in America devono firmare con la loro firma in corsivo, e molti della generazione Z, non sapendo scrivere in corsivo, si siano trovati in difficoltà nel firmare quello che ha a tutti gli effetti poi un documento. E questa cosa mi ha fatto un po' specie, perché dici, vuoi questa cosa ma al tempo stesso non mi insegni a farla? No? È un po' come se da noi non avessero reso sostanzialmente obbligatoria la scuola ai tempi, e avessero però preteso che le persone firmassero con nome e cognome scritto anche magari bene. No, e dici, ma scusami, io non sono mai andato a scuola, non sono alfabetizzato, come puoi pretendere che io possa firmare senza mettere una X, ma che firmi anche magari con una bella grafia? Ecco, e l'ho trovata una roba un po' nonsense. Poi vi dico, ho visto questo articolo molto alla veloce mentre cercavo altre informazioni, quindi poi magari l'ho interpretato male, e in quel caso fatemelo sapere naturalmente. Però l'ho trovata una roba curiosa e strana, ma soprattutto curiosa. Bene, io spero che questo video un po' chiacchiericcio, come sempre un po' sul nulla anche, e brascingoso, vi sia piaciuto. Io mi sono innamorato di questo pennellino, devo dire, perché è molto molto soddisfacente. Lo possono usare magari per le guance. Alice, per cosa lo si usa questo? Per farsi... Ah, forse sapete quando fanno il contouring, che si fanno prima le strisciate, così, e poi passano forse con questo, fanno... Non lo so, potrebbe servire magari per fare quella striscetta. O per le palpebre, lo pucciano e poi fanno proprio tipo flop, perché a larghezza palpebra, raga, faranno proprio... Potrebbe
aver senso, potrebbe aver senso. In qualsiasi caso, spero che questi pennelli vi siano piaciuti quanto stanno piacendo a me. Io ringrazio ancora Giuseppe per il magnifico regalo che mi hai fatto e spero che vi siate rilassati e chi lo sa magari anche addormentati, chi può dirlo. In qualsiasi caso, noi ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi video, sempre qui. Fino ad allora, buon proseguimento e